Ciao, Che ha il microfono silenziato e che è l'amica di oggi. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi se la vedi e come la vedi. la vedo dentro un negozio di ferramenta che con le mani sta toccando tipo delle viti, dei bulloni, poi prende in mano anche un trapano. Vedo che lo osserva, Mhm. Ti dà lo l'autorizzazione. maneggia. Sì. Come? Ehm, Andando a leggere il foglietto delle istruzioni di questo trapano. E cosa dice? Voglio capire ogni rigo di queste istruzioni. Lo facciamo insieme. Mm. Questa è la sua autorizzazione. Sì, Va bene. Vibrazione di Teresa, seconda sessione. va, lei è molto emotiva, no? Per cui potrebbe sembrare che abbia dei crolli a volte, però io direi mediamente intorno ai 15 miliardi. Consapevolezza. 167, PS. 66, Vite. 1030, Cervello. 9.7. Cinema. Mamma. Conoscenza femminile, conoscenza maschile. La mamma viene come se fosse avvolta da un grosso cubo di ghiaccio ed entra così all'interno del cinema. Mhm. Sì, il ragazzo mi entra mm, quasi come se la stesse cercando e non sa dove andare a sedersi. L'altra conoscenza la vedo piena di mm, fili, nel senso che possono essere anche, oddio, come si chiamano? Le cannule che si usano, per esempio, anche in sala operatoria, sai, no? Mhm. Poi vedo anche persone legate al suo lavoro attuale e la ex titolare del lavoro appena precedente. Viene nel cinema. Sì, sì. Ok, ci sono entità eteriche, interferenze eteriche. Senti, io ne vedo due, una mantide Mm. e un muflone nel secondo universo. Vedi entità mentali? Mm. Una è veramente complessa da spiegare, ne vedo diciamo due, perché una è come se fosse proprio storica, remota, si chiama qualità. Secondo me era proprio rimasta anche un po' sommersa. L'altra si chiama evaporo, però mi mette il trattino, eva trattino poro. Qualità, livello e caratteristiche. Io direi che
al momento presente potrebbe essere 2. Poi c'è stato anche un 3 e prima ancora prima, anni fa, era anche 5-6, dove lei ha spesso fortemente messo in dubbio le sue qualità a vari livelli, qualità sociali, qualità personali, qualità a volte anche di non solo riuscirsi a inserire nei vari contesti, ma anche le sue qualità a volte quasi di intelligenza, di comprensione. Mm. Le ha messi in dubbio. Evaporo. Questa è una cosa un po' intricata, perché è come se mi desse contemporaneamente 2 nomi a questa stessa entità mentale. Perché da un lato me la chiama, allora, Eva-poro, tra parentesi mi mette feci. Prima mi vuol far capire che feci si riferisce al verbo fare nel passato. Come se lei ha identificato un momento passato in cui è stata creativa, ha fatto, è stata proprio fattiva e si è piaciuta. È come se questa, però adesso poi questo feci si è trasformato negli escrementi. Quindi da un momento buono, produttivo, fattivo, eccetera, in qualche modo si è ritorto contro. Ok? Quindi la sua entità mentale, aggrappandosi all'altra, che è qualità, ha fatto in modo che questa sua creatività, questa sua capacità di integrarsi, di fare cose belle, si sia poi trasformata in un qualcosa di negativo, quindi che lei la vive come degli escrementi. Perché evaporo? Evaporo ed evaporo. Perché lei evapora, scompare? Sì, in alcuni momenti è come se lei volesse andarsene via da alcune situazioni. Cioè è talmente tanto a volte nauseata, a volte esasperata, che ha come questa voglia di scomparire da un momento all'altro. Però è come se all'interno di questa entità mentale si nascondesse anche una sorta di soluzione che è rispetto al mondo femminile. Infatti Eva, no? Mi mette in evidenza, Eva, proprio la prima donna, che insomma, no, dai, archetipicamente è la prima donna. Come se di fatto tutto questo quadro potesse essere risolto nel momento in cui mette in ordine ehm, i suoi rapporti con il femminile e con il maschile. Insieme. Sì. È come se lei ha dedicato tantissimo tempo anche alle donne. Nel periodo in cui era creativa, il feci nel senso di creatività, poi si è trasformata negativa, feci escrementi, con molte donne, per esempio. I rapporti si sono andati a incrinare soprattutto con le donne, la titolare piuttosto che la sorella, piuttosto che cose con la madre, eccetera. Però come se fossero funzionali per ritornare in qualche modo anche a riarmonizzare il maschile. Va bene. Che livello è? Evaporo? Ma io direi 2/3, entrambe, 2/3. Diciamo 3. Impianti. Ce ne sono. Quanti? Allora, mentale è in fronte. Orecchio sinistro,
spalla sinistra e addome. No, basta. Quali funzionalità hanno? Allora, l'impianto mentale la fa sentire in confusione e a volte anche in contraddizione, perché talvolta lei ha delle buone intuizioni, ha delle buone connessioni con le situazioni e con le persone. Questo impianto mentale fa sì che lei abbia sfiducia di queste sue intuizioni e connessioni. Mhm. Quindi il primo impulso, che potrebbe essere di costruzione, se lei seguisse un'intuizione, una connessione, grazie all'impianto mentale sfuma tutto quanto, no? E quindi lei si fa prendere un po' dall'opposto, che può essere la paura, che può essere la diffidenza, che può essere anche il senso di stress, diciamo, ansia. Successivo impianto. L'orecchio sinistro. Mm. Allora, le voci che lei sente all'esterno, proprio le voci delle persone, è come se venissero in qualche modo filtrate da questo impianto, sicché quando poi raggiungono la sua mente, la sua rielaborazione mentale, diventano un qualcosa di molto pesante e che lei va anche ad accusare fisicamente. Quindi quelle che sono parole, e che per carità le parole creano, hanno un grandissimo valore, ma attraverso questo impianto mentale è come se assumessero proprio quasi una forma materiale, materica, che le va a creare dei disagi, dei disturbi fisici. Ok. Come la vedi Teresa in questo momento? Molto attenta, è già in fase di assorbimento. Come la vedi guardare la conoscenza femminile che è presente nel cinema? Mm, lei è molto intrigata proprio, specificamente da questa donna, che è una donna molto complessa, contorta, con tanti irrisolti veramente. E questo ti dico affascina molto Teresa. Perché? È anche un po' un'attitudine di Teresa, quello di essere Gelosia? affascinata no, Mm. dal mistero a tutti i livelli, il che in alcuni casi è assolutamente un qualcosa per lei di costruttivo, no? Per cui di fatto lei fa sempre un po' scelte contro tendenza, quelle meno manifeste, quelle un pochettino più coperte. Quindi anche per esempio la sua scelta molto integra e integrale, no? Di andare contro tutta la narrativa pandemicchia, ma proprio in maniera netta. Mm? Mhm. Lei ci ha raccontato che non ha fatto neanche un tampone. È proprio anche una sua indole di andare verso direzioni meno cavalcate, meno note. E tutto ciò che è velato, ok, non direttamente aperto e manifesto, a lei intriga. Quindi questa donna così complicata, sia psicologicamente che anche fisicamente, per lei è proprio un motivo di solleticamento, di stimolo. E poi ti devo dire la verità che lei ha anche un po' una componente masochistica. Lei la Tizia? Eh, O lei la lei, Teresa? Teresa, sì, Teresa. sì. Va bene, portale aureo, richiamiamo il padre, l'abbiamo già chiamato, no? Immagino, nell'altra sessione. Vero Teresa? Ok. Lo richiamiamo. Mi viene quasi sotto forma, come se oscillasse tra un bambino e un anziano, per dirmi, allora dunque,
Queste due immagini che mi riporta non sono quelle di lui nel portale aureo. Mi vuole come offrire una fotografia della sua vita. Mm? Mhm. Ehm, Come se lui si sentisse trascurato e rivendicasse questa cosa in due fasi della vita, no? L'essere umano può sentirsi trascurato perché non si può occupare di se stesso, quindi quando è bambino e quando è anziano, che avrebbe bisogno in queste due fasi di essere accudito e particolarmente amato e seguito da qualcuno. E quindi è come se lui mi mostrasse questa carenza che ha vissuto, di non essere stato seguito e apprezzato. Penso ne abbia sofferto molto nella sua vita, Cosa forse vuole anche da dire bambino. a Teresa, il padre? Visto che nell'esposizione dei punti hai visto un particolare rapporto complesso, no? Col padre. Vedo intanto che continua a carezzarle i capelli, no? Le sta scostando i capelli dalla fronte, perché la fronte dove lei ha l'impianto mentale, che poi le va a colpire anche gli occhi, no? Come di riflesso, diciamo così, è proprio un po' un punto suo debole, no? Quindi vedo che il padre proprio la accarezza qua, all'attaccatura dei capelli e sulla fronte. Mm. E cosa le dice? Mi sarebbe piaciuto ricevere queste carezze da tua mamma, anche a te di sicuro. È come se mi facesse comprendere che sia lui che Teresa hanno bisogno di sottrarsi dalla storia personale della mamma, cioè di non essere risucchiati, ok, da questo tipo di vortice. Loro hanno fatto la scelta di incontrarsi e di creare una famiglia tutti quanti loro, per cui loro hanno scelto come fulcro questa donna, però l'hanno scelta proprio per comprendere che la loro storia, il loro vissuto non deve farsi fagocitare dalle scelte che a sua volta questa donna, madre per Teresa e moglie per quest'uomo, ha fatto. Mhm. Basta? Sì, non stare male per questo. Scegli una strada fuori da questo vortice. Perché vedo che è come se, guarda, lui allungasse la mano per indicarmi alcuni episodi, perché mi fa vedere questa incomprensione che c'è stata fra Teresa e la sua ex datrice di lavoro, l'aveva riportata a delle situazioni dell'infanzia in cui si sentiva molto mortificata e giudicata da sua madre, no? Ed è come se il papà le dicesse: adesso basta continuare ad inscenare questa cosa. E allo stesso tempo mi fa vedere come questa ragazza che lei sta frequentando ha dei tratti comuni con la madre, perché c'è questa cosa di attrazione e repulsione. Quindi questa ragazza che lei sta frequentando a volte la accoglie, a volte la respinge, a volte la fa sentire molto anche mortificata. E quindi è come se il padre dicesse basta continuare a riprodurre aspetti della relazione con tua madre di quando eri bambina. Vuole restare qua? Il padre o vuole tornare nel portale aureo? No, no, assolutamente tornare nel portale aureo, Beh, anche perché lui tutto questo l'ha compreso. non gli servirebbe a nulla, no? No. Stare in presenza. Va bene, lo salutiamo e chiamiamo Alfred Kinsey, 1894-1956.
teorico della scala di Kinsey, che nel caso della popolazione maschile e nel caso della popolazione femminile mondiale stabilisce 7 livelli da 0 a 6, 7 categorie per il sesso gentile e per il sesso meno gentile, intendendo con il livello più basso 0 la completa e totale eterosessualità e il livello più alto 6 la completa e totale omosessualità, nel caso maschile e nel caso femminile. E ovviamente tutte le sfumature interne. È una scala, sembra attendibile, sembra creata empiricamente con domande rivolte a un gran numero di persone, insomma, un metodo statistico piuttosto attendibile. È così, Monica? Chi si presenta? Lui tra l'altro mi si presenta, io poi sinceramente non lo conosco minimamente, come se lui stesso nella sua vita abbia avuto modo di sperimentare sempre di più l'attrazione verso gli uomini. Quindi probabilmente un suo vissuto personale l'ha anche portato ad elaborare questa scala. Me la presenta questa scala non come un grafico netto, ma acquoso. Mm-hmm. Proprio come se non si potesse stabilire in maniera così chiara un confine definitivo. Massone? Sì. Attendibile? Per una parte, secondo me, no. Quale parte? Cioè, se lui aveva pensato che gli uomini, raggiunto un certo livello, poi non tornano indietro nella scala, questo no. Diciamo che il dato della scala di Kinsey non è che esistano delle sfumature, no? Nell'ambito maschile, diciamo, quanto soprattutto che i due estremi della scala, il totalmente etero e il totalmente omo, nel caso dei uomini sia un 10-15% della popolazione totale. Questo significa che l'85% è bisex, sostanzialmente. Quindi la stragrande maggioranza. Nel caso delle donne le cose forse sono un po' differenti. Adesso io non sono sicuro che ci sia la scala di Kinsey anche nelle donne. In ogni caso, se esistesse da 0 a 6, dove si posiziona Teresa oggi, adesso? Quattro. Ok. Quindi tendenzialmente più uomo. Perché 3 è il centro, da 0 a Sì, 6. sì. È mobile? Però, Mhm. esatto, cioè il fatto che sia Adesso 4 non es- significa che sia 4. eh, Kinsey dov'era? 5. Si è mosso da 5 Andata a 6? ed è morto 6. Sì, 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 mi fa vedere completamente, se potesse 7. Ale, scassiamo la scala, la sua stessa scala. Ma se potessi 7, beh? Detto così, in accento. Di qualcuno che non capiva un cazzo di queste cose, peraltro. Ma vabbè, ma questa è un'altra storia. Ok, bene. 4, va bene. Teresa conosce un uomo, ci fa un'avventura. In quei giorni che cos'è? Un 4? In quei giorni è 2. Ok, quindi estremamente mobile Teresa. La donna è Sì. mobile, un'altra cosa questa, però. Mm. Anche perché è come se
le piacesse molto l'anima delle donne e le piace molto lo spirito degli uomini. Mm. E... Il vero e- maschile e il vero femminile, il vero sì. eterico e il vero subliminale. Mm. Una pura. Eh, ehm, mm. Dimmi, libera. Mm. No, non sei libera di parlare. Può essere libera di parlare, Teresa? Sei pronta a qualunque cosa? Teresa? Sì, vai. E Apri il lei ha recinto. anche bisogno molto di trasgressione. Le compagne che la fanno proprio andare fuori di testa sono quelle che la portano un po' al limite. Ed è una sorta anche un po' di limite sadomasochistico, ok? A livello un po' fisico, un po' psicologico. Diciamo che lei ha anche abbastanza già saturato questa esperienza qua. Quindi potrebbe arrivare a scegliere un'esperienza più equilibrata, più armoniosa. Ma nel momento in cui lei è di nuovo intrigata e stimolata a vivere un qualcosa di emotivamente forte, cerca la donna, perché la donna è quella che riesce a prenderla più completamente. Ehm, quindi, in definitiva, lei potrebbe anche trovare un uomo che abbia una parte animica molto spiccata e spirituale un pochino più, lo spirito un po' più circoscritto. E con questa tipologia di uomo, per esempio, potrebbe creare una relazione duratura. Altrimenti crea delle relazioni, avventure, passioni con uomini in cui c'è lo spirito che la intriga molto di questi uomini, Mhm. E con le ok? donne? Ma non l'anima e quindi non crea la relazione. E con donne ci sono possibili relazioni? Allora, se lei riesce a fare questo lavoro di sanare ehm, proprio dalle origini, quindi con la madre e col padre, queste due relazioni, ha anche la possibilità di creare una relazione che non è quella presente, perché quella presente non è risanabile, ma può crearne una sana. Perché questa relazione, per esempio, le abbassa anche molto le frequenze, eh? Mhm. Volutamente questa persona come se le volesse togliere potere per renderla dipendente da lei. E vedo che questo poi interferisce con tutti gli aspetti della sua vita, ecco. Vabbè, La vediamo. butta anche molto giù di morale, poi dopo la fa andare su, poi di nuovo giù. Vediamo un po' di cause esoteriche, Monica. Bassa autostima, è tornata. Allora, dunque, su di lei, per esempio, penso che le abbia abbastanza ben gestite le sue vite precedenti, però è rimasta proprio degli irrisolti di questa vita qui, no? Ehm, Vedo diverse mortificazioni quando lei era bambina, cioè che la facevano proprio sentire inadeguata, non capace di, non alla pari di. Ecco. Quindi in questo si vede proprio la sua entità mentale qualità, no? Che in passato era molto più forte. Però io vedo che lei
cioè è pronta in questo momento a colmare questo gap. Ma c'è un impianto nella bassa autostima? È legato a un impianto? È legata soltanto una memoria del passato? Entità mentale qualità, Qualità. che io credo che ci sia da sempre con lei. È emersa nell'altra sessione o era a uno strato più profondo? Molto profondo. Ok. Quindi il valore della seconda o terza sessione è proprio questo, no? Lavoriamo a strati, non si può togliere tutto in una sola passata di un'ora. Al momento del concepimento mi dice che c'era. Perché è come se la madre non avesse dato valore a questo, né a questo atto con cui lei è stata concepita, né al fatto di portare in grembo una creatura, no? Mm. La mamma nel cinema che dice? Gli si è scalfito un pezzo di ghiaccio sopra, però siccome lei Ah, mi appare in questo cubo di ghiaccio, cioè non la vedo che parla. cioè, ma lei viene nel cinema in un cubetto di ghiaccio? Mm. Che Riesce la a vedere avvolge e sentire? completamente. Sì, Sì. a modo suo sì. Non le sembra il caso di togliersi il ghiaccio di dosso? È come se avesse bisogno, vedendo tutto questo, uno scalpello, che è uno scalpello eterico, che Scusami mano se a ti interrompo, mano. Monica. Va bene, ha bisogno di, ma questa è un'occasione unica. Non è che io chiamo nel cinema tutti i giorni le signore e le signore, ah, oggi non mi va, ah, oggi ho le palle girate. Oggi è un caso più unico che raro. Oggi va approfittato. Oggi la PS di questa donna si deve dare una bella svegliata, 80 schiaffetti a destra e a sinistra, e poi rifaccio la domanda. Non è il caso di uscire da sto cazzo di ghiaccio e presentarsi con onore nel nostro cinema adesso? La parte della testa, sì, adesso è libera, Ah, però mi fa vedere dalle spalle sotto ancora col ghiaccio. il primo che critica questo mio intervento nei commenti dicendo che sono troppo duro sa qual è la porta, eh? E che cazzo. Ok, cosa dice adesso che ha la testa libera? Non è facile liberarsi dai condizionamenti. Oggi siamo qui per questo. Carpe diem. Cara PS che si deve ricordare solo 4 cose e chiudere È questo vero. gioco stupido. Ce le vogliamo ricordare? La freddezza, il gelo, l'anaffettività sono solo un modo per proteggersi, sono uno scudo, come questo cubo di ghiaccio, solo uno scudo verso il dolore. Monica, causa esoterica delle paranoie di Teresa. Ma molto legata a questo discorso dell'autostima, perché lei non si fida di se stessa. Allora, quelle che sono corrette intuizioni, lei le mette in discussione. Anche proprio attraverso questo impianto mentale che lei ha sulla fronte, che le vuole proprio far dubitare, ecco, delle intuizioni corrette che ha. Allora che cosa succede? Che se le va a demolire da sola. Inizia tutto un discorso interiore di razionalizzazioni, inizia tutto un discorso di autodemolizione di sé, senza invece accogliere quello che è l'intuizione pura, semplice che le è arrivata. Inizia a seppellirla di giudizio, di dubbi, eccetera. E quindi è questa la paranoia. Non accogliere direttamente ciò che arriva dalla sua anima, ma mettere in mezzo tutti questi
preconcetti, soprattutto che riguardano se stessa. Causa esoterica delle nevrosi. Non so, adesso mi dice volevo solo essere amata. Sicuramente questa carenza d'amore è comunque qualcosa che si porta profondamente dentro di sé. Ehm, Però lei ha la possibilità di vedere tutta questa sua esperienza di vita da fuori e rendersi conto Sì, dimmi. che è tutto molto fittizio, che comunque è un film che ha scelto lei di girare per poter comprendere che anche nonostante questo, quello che esiste veramente è l'amore. Pensieri caotici. Sì, questo impianto mentale effettivamente è piuttosto pervasivo, perché non vuole che lei prenda possesso, diciamo così, anche delle sue facoltà psichiche, perché lei ha un'empatia molto forte nei confronti delle persone. E questo impianto mentale fa sì che ovviamente questa empatia venga anche vissuta in maniera molto stressante. Ehm, Direi questo. Dell'essere non centrata, essere stata centrata dopo la prima sessione e poi aver perso questa centratura. Perché non si era andati così in profondità ad andare a prendere l'entità mentale qualità, che era quella che c'era, come ho detto, dal suo concepimento. Ha fatto sì che si portasse dietro l'altra entità mentale, che sono le feci. Quindi cos'è successo? Che lei appunto feci, ha avuto quel momento lì di massimo fulgore, no? Dopo la prima sessione c'è stata una bella pulizia, quindi giustamente lei brillava, Mhm. però era una pulizia fino a un certo livello, non era riuscita ad arrivare così in profondità. Pertanto si è ricreata anche un'altra entità mentale, che è questa qui feci, per cui di fatto questa pulizia si è andata a sporcare con questi escrementi qui. Mhm. Giustamente direi, perché non si può fare tutto, nel No, senso che diventa controproducente, diventa troppo e le sì. persone non capiscono il cambiamento, non lo Sì. metabolizzano, non lo acquisiscono davvero. Mm. Causa esoterica del somatizzare su alcuni punti del viso, soprattutto intorno agli occhi, delle sensazioni, delle energie, dei calori, quando è in presenza di persone o situazioni delle più svariate, di solito non confortevoli, diciamo. Mm. Quindi Allora, incontra una diciamo persona, che le dà sì. fastidio e lei sente un dolore, una cosa intorno agli occhi. Sto facendo qua un gesto intorno agli occhi, come ci ha fatto lei. Ok. Allora, quello che accade quando lei si trova una persona energeticamente pesante, in base alle sue facoltà psichiche, lei potrebbe proprio riuscire anche a vedere più in profondità di questa persona. Potrebbe andare anche ad individuare qual è quel nodo da sciogliere in quella persona. Così, senza ragionarci, ma proprio visualizzandolo. Però, siccome appunto lei ha questa forte sfiducia di base in se stessa e quindi si è creata questo impianto e mentale e anche all'orecchio sinistro, cosa succede? Che quando le arriva questo input esterno da questa persona, diciamo, con bassa frequenza, anziché trovare, tra virgolette, una possibile soluzione, accusa lei il colpo. Quindi va lei ad avere fisicamente delle percezioni disturbanti, no? Sul suo corpo, sul suo viso in particolar modo all'altezza più o meno di questo impianto mentale. Causa esoterica dell'appesantimento della mente.
sai che cosa mi dà? Che lei è molto cerebralmente e anche intellettualmente molto viva, però a volte si sceglie degli ambiti di vita e anche delle persone da frequentare che non riescono più di tanto a valorizzare, ok? Tutta questa sua attività mentale. Allora cosa succede? Che è come se un po' implodesse. Quindi non è che magari lei dice questo contesto non è sufficientemente, diciamo così, stimolante per me. Spesso si dà a lei delle colpe. Quindi quelli che potrebbero essere i suoi stimoli, anche le sue voglie di scoperta, eccetera, è come se si afflosciassero dentro lei stessa, non trovando uno sfogo, un'apertura e anche una condivisione vera. Perché la condivisione che alla fine arriva ad avere a volte è un po' patologica. Problemi al chakra della gola e sensazione di vomito. Qua mi dice che deve cambiare alimentazione anche. Che c'è una parte della sua alimentazione, non so perché mi viene la parola salsiccia, nello specifico, no? Quindi suppongo che lei abbia anche un'alimentazione in parte a base di Carnivora. carne. È così, Come Teresa? È così, sì. ok, come se lei avesse bisogno di Lo, sperimentare. lo sta Dimmi mettendo scusa. come se fosse presa in castagna. Vabbè, niente di male. No, 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 no. Di sperimentare che cosa accade, perché non so perché ho un riferimento più agli insaccati, non lo so, che alla carne in sé, no? Mhm. Cioè che è un'insaccata, cioè che è una carne comunque l'insaccato. Però mi viene, insomma, non lo so cosa dirti, mi viene la salsiccia, mi viene il salame, il concetto degli insaccati, no? Come provare a vedere che cosa accade nel momento in cui lei dall'alimentazione toglie questo, perché non è solo una questione chimica fisica, no? Ma è proprio una questione energetica, che è come se andasse a liberare ehm, questa parte che è relativa alla comunicazione. Ehm, guarda, lei è una donna che mi sta mandando un sacco di messaggi perché mi fa vedere intorno alla sua gola questa salsiccia. È possibile Mm. che dove lei lavorava precedentemente si confezionavano anche cose del Sì, genere? sì, sì, sì. Ok. Era un Allora, salumificio, no? ok. Si vendevano salumi, giusto? Teresa, giusto? Sì. Ok, e mi fa vedere come questa esperienza qua le è rimasta un po' per traverso, un po' irrisolta. Mm. Mm? Sul gozzo, Quindi, diciamo. Mm. sì, sì, che la strangola proprio, che la strozza. Ci sono delle cose che lei voleva dire, che non è riuscita a dire, che sono rimaste lì a metà, ehm, non risolte, tra mente e cuore non risolte. Mm? Quindi di provare a intervenire su questa parte dell'alimentazione, perché lei stessa dice: io sento il bisogno di effettuare una pulizia. Mm? Quindi prima di effettuare questa pulizia che è meramente, apparentemente sembra solo materiale, legata al cibo, che però andrà a fare una prima pulizia energetica, ok? E Mm. poi di provare proprio a rivedere alcuni momenti vissuti con questa persona di incomprensioni, eccetera, e di portare proprio con le sue mani, in particolar modo con la mano sinistra, come se fosse una pellicola, no? Sulla scena in cui lei viene accusata, lei viene rimproverata, viene mortificata. Su queste varie scene ci mette la mano sinistra, ok? Come a suggellare il perdono e la neutralizzazione di questa roba qui, di questa esperienza qua. Perché vedo che questa esperienza qua le ha proprio riattivato tutta una serie di vicende passate
che proprio le è rimasta lì, non digerita. C'entra anche la tiroide? Sì, però dico che nel suo caso, se va a sistemare queste robe, dovrebbe avere dei miglioramenti. Come se la tiroide fosse non la causa, ma la conseguenza. Quindi di provare prima con tutta questa cosa qui e poi vedere cosa succede con la tiroide. Mm. Perché è anche molto legata allo stress e all'ansia questa roba della tiroide. Va bene, che cosa si vuole dire, Teresa? Che casino. Potrei adoperare la mia forza, la mia potenza, la mia intelligenza per cose costruttive. Adesso mi sto come ingarbugliando e distruggendo e gonfiando. Mm? Mhm. Perché c'è proprio una serie di contenuti così che vengono buttati dentro, anziché portati fuori, no? Anche una serie di vissuti negativi tutti dentro e fermentano. Mm? Cosa vuole dire a Kinsey? Boh, certe cose lasciano il tempo che trovano. Mm. Va bene, lo salutiamo se vuole andarsene nel portale aureo con la sua scala. No, Non ci va? no. No. Ciao. Via. Se ne torna nel suo mondo di 7. Eh. Nel doppio senso. Ah, ok. Ma vedi, ma ha un'anima? Secondo me no. Ma quindi non può andare di Mm. dentro. E Teresa cosa vuole fare? Come se avesse voglia di spogliarsi da tutto questo e anche quasi di spremersi, perché spremendosi esce tutta questa roba di cui lei si vuole, proprio come degli escrementi, no? Si spreme, escono le feci, si spreme, escono queste tossine Mhm. che sono fisiche, che sono mentali, ha proprio Ma voglia di facciamo un fare gioco. questo. Creiamo una piscina con dentro dell'acqua. L'acqua però si comporta in un modo particolare, è colorata, ha due colori. Sul lato destro è azzurra, sul lato sinistro è rosa. Il gioco è che Teresa deve arrivare dalla parte opposta della piscina. Può farlo camminando sul bordo della piscina senza bagnarsi, arrivando in fondo, e da là passa al cluster e tutto il resto. Si fa una nuotata in mezzo, prendendo entrambe le acque, o solo a destra o solo a sinistra. Si tuffa contenta, prende una ciambella e nuota un po' così. Insomma, cosa fa? La sua tentazione sarebbe quella di, tipo Gesù, di separare le acque, in modo da dividere i due colori e passare lei lì in mezzo. All'asciutto. Eh, Questo sembra un po'. Sono venuta qua a fare un'esperienza, ma non la voglio fare. No? mm, eh già, Un non prendo una decisione. Ma se lo vuole esatto. fare, è libera di farlo. Temo però che ci rivedremo. Eh, La terza volta. Quindi, se lei lo vuole fare, lo faccia. Lei può fare tutto quello che vuole. io devo dire sinceramente che cosa vedo. Allora, ho visto che lei riunisce di nuovo le acque. Inizia come in diagonale, fai conto, no, che è una piscina quadrata e lei decide di nuotare su una diagonale. Però nel momento in cui poi lei arriva a metà, trova come una barriera Mhm. per Parti da poter, quale colore?
Dunque questo è più chiaro. Aspetta, questo mi sembra rosa. L'altro? Parte dal rosa e a metà incontra l'azzurro. Sì, però c'è la barriera. Ah no, ma le acque si toccano, eh. Non c'è nessuna Eh, spalliera. eh, Ah, lei ha messo una barriera. Ho un suggerimento: se si unisce il rosa e l'azzurro si ottiene una specie di viola. viola. Mm. Quindi le acque non hanno barriera, ma se lei vuole si possono fondere. Sì, vedo che fa come una specie di tana, di buco, no? All'interno di questa barriera, in modo che proprio possa avvenire il mescolamento, diciamo così, no? La fusione delle acque. E le piace. Allora, ha questo senso un po' di esitazione, no? Perché le sembra proprio un'esperienza nuova, perché lei aveva sempre un po' diviso queste due parti. Mm. Quindi che fa? Una nuotata nel viola? E si ferma in piedi, che è come se avesse bisogno di assistere che questa mescolanza dei due colori è possibile. Fuori, bordo Mm. piscina. No, in mezzo, in piedi però. Quindi è dentro l'acqua. Sì, comunque sì, sì. È profonda? No, perché le arriva, fai conto, sopra il seno. Andiamo avanti. Prova, vedo, a portarsi giù con la testa, coi capelli, per vedere un po' che effetto fa quando la testa viene a contatto con questi due colori mescolati insieme. Si toglie anche gli occhiali, si bagna anche il viso con quest'acqua violacea, Mhm. si bagna di nuovo i capelli e adesso vedo che si immerge completamente, anche con la testa va sotto ed inizia come a nuotare a rana, quindi emerge e poi di nuovo va in fondo all'acqua e poi di nuovo riaffiora. Quando esce? Aspetta, che vuole stare ancora un po'. Vedo che sale, si mette al bordo piscina e si sente molto soddisfatta di sé. Riesce anche a trovare un momento per apprezzarsi proprio fisicamente. Vedo che si guarda, Mhm. guarda le sue gambe, guarda la sua pancia, guarda il suo seno e si piace. Voglio scegliere quello che mi fa bene. Quello che mi fa bene non è la noia. Esiste un qualcosa che mi fa bene, mi fa stare bene, senza annoiarmi, senza darmi una sicurezza pesante. Posso stare bene ed essere stimolata. E qua mi fa vedere proprio che può avere una doppia scelta. Questa situazione la può trovare sia con una donna che con un uomo. Benissimo. È giunta l'ora di eliminare tutto nel cluster. Può andarci uscendo dalla piscina, può portare il cluster nella piscina se vuole restare lì, ci porta Mm, anche l'avatar se vuole. sì, questa opzione qui preferisce, Sì. vuole stare lì. Mm. A riprova che noi possiamo fare quello che ci pare. Pieghiamo tutto
quello che abbiamo creato alla nostra volontà. Mm. Il cluster è troppo grande, la piscina è troppo piccola, micronizziamo il cluster o gigantizziamo la piscina. Mm. Non c'è un granché, eh. Per quanto Beato. riguarda il cluster, sì, infatti, mi faceva solo vedere tipo una barchetta mezza affondata. L'avatar come lo vedi? Il gomito Destro, e basta. Gomito destro, sì. perché al destro? Ma penso che sia sempre questo discorso qua di voler bilanciare bene il maschile anche. È un po' proprio riarmonizzare il tutto, sai? Scusa, mi viene in mente, lei ha parlato nei punti, non mi sembrava una cosa così importante, del fatto che sia un po' divertita, è uscita, ha bevuto, ha alzato il gomito. Sì, infatti, sì, Tu sei così. destrorsa, Teresa, scrivi con la destra, con la sinistra, e non so se specchia, la destra, ok, quindi ha alzato il gomito destro, può essere quello. Mm, mm. Mhm, mhm. Ok, come, a quanto vibra adesso? 137 miliardi, Consapevolezza, 214, PS, 56, vite, erano 1030, mm, 8,70, cervello, 10,3. messaggio di Teresa alla madre. Ti accetto per quello che sei e per quello che è stato. Sei parte della mia scelta, ma la mia vita va oltre lo schema che tu mi hai proposto. Io scelgo il mio benessere e l'amore per me. Alla conoscenza femminile. Mi sembra a volte di uscire di testa con te. Non so se voglio ancora questo tipo di prigione. Possiamo trasformare questo in una casa? Mi fa vedere una piccola stanza di questa casa in cui loro due possono avere a che fare, ma è una stanza da cui poi vedo che Teresa esce Mm. e ogni tanto entra. Amicizia. E confidenza proprio, io vedo, c'è intimità, Mm. ma non come relazione stabile. Con chi vuole lei, che è lì nel messaggio da lasciare a chi vuole lei, che resta nel cinema. Non so se lei darà importanza all'avventura maschile, all'ex titolare o a chi è venuto. Sento emergere in lei la voglia di fare un altro incontro femminile, maggiormente all'insegna, non so come dirti, dell'equilibrio, della maturità, della crescita reciproca. Però adesso, per esempio, mi fa sentire voglia di donna. Mhm. Nella scala di Kinsey, oggi, in questo istante, Teresa dov'è? 4, Adesso sempre, mi dice 5. 5. Mm. Messaggio di lei a se stessa. E abbiamo finito.
So di essere una creatura infinita e non sono ingabbiata in nessun tipo di schema sociale. Scelgo con la mia anima, scelgo con il mio spirito. Mhm. È anche bello, no? Potersi dare così tante possibilità. Vibrazione finale finale? 196. Va bene, come la vedi? Allora, un pochettino ancora turbata, un pochettino frastornata, però molto più forte, ehm, molto più desiderosa di ascoltare senza giudicarsi. Tutte le intuizioni, le folgorazioni proprio che le arrivano. Va bene. E non ascoltare più le voci che le sono arrivate nel passato. Tipo Lei quale? è una sminuenti, diciamo così, ecco. Ok, ok. Mm. Lei Lei una? è una grandonna, Va molto bene, in gamba. Monica, pronta a tornare? Sì,